Benvenuti nel video numero 10 di Realizziamo un mobile parametrico. Poniamoci come obiettivo a questo punto quello di inserire due parametri che sono la riduzione delle ante in altezza e la riduzione delle ante sempre in altezza, però partendo dal basso. Quindi avremo due parametri: il parametro riduci anta da sotto e il parametro riduci anta da sopra. Questo ci permetterà quindi di avere un'anta che si possa regolare in altezza. Per poter procedere cerchiamo di comprendere prima come si muovono e come funzionano le ante. Quindi facciamo un po' di spazio, andiamo in cerca del nodo delle ante, si trova in fondo. Ecco qui, quindi il nostro cube sono le nostre ante che prendono la dimensione dal combine x, y, z. Quindi stacchiamo un attimo il link sulla z, vediamo che qui c'è una dimensione di 0.1. Ecco, se noi per comodità mettiamo l'altezza a 2, l'altezza del nostro modulo, possiamo vedere che aumentando o diminuendo la z le ante si estendono sopra e sotto di esattamente la metà dell'altezza z. Quindi se noi mettiamo 1 comprendiamo che dall'altezza complessiva di 2, togliendo 1 come dimensione delle ante, rimane un altro 1 di spazio che è ripartito esattamente a metà. Quindi avremo un 0,5 verso il basso di spazio, poi parte l'1 di ingombro dell'anta e un altro 0,5 di spazio in alto. Quindi se riduciamo l'anta verso il basso dobbiamo poi traslare la stessa anta per lo spazio rimanente diviso 2. Quindi in questo caso, per esempio, abbiamo un'altezza totale di 2, abbiamo un ingombro dell'anta di 1, per cui 2 meno 1 rimane 1, quindi 1 sarà tutto lo spazio rimanente, però diviso 2 è quello che ci interessa per traslare l'anta verso l'alto. Quindi per prima cosa ripristiniamo il collegamento precedente sulla z e aggiungiamo il nuovo parametro. Quindi clicchiamo pure su più larghezza cassetto, visto che ha un float, lo rinominiamo in riduci anta sotto e lo spostiamo verso il basso, ecco, come ultima voce. A questo punto duplichiamo il nodo add e lo cambiamo in subtract. Adesso andiamo a collegare riduci anta sotto al nuovo nodo subtract. Ecco, quindi qui l'ascensore è arrivato, possiamo collegare questo link sotto. Da questa andremo a togliere questa nuova misura, andremo a togliere dall'altezza delle nostre ante. Quindi dall'altezza delle ante andremo a ridurre dell'importo che ci interessa, che gli daremo, e questo importo sarà la dimensione z delle nostre ante. Quindi così potremo avere una nuova dimensione dell'anta. Se noi adesso per esempio riduciamo l'anta, ecco che cosa succede. Adesso dobbiamo preoccuparci però
nello stesso tempo di traslare, cioè nel momento in cui riduciamo la dimensione dell'anta dobbiamo anche traslare l'anta verso l'alto, se il nostro intento è quello di ridurre l'anta sotto. Bene, adesso sistemiamo un attimo i nodi. Duplichiamo LED, lo riduciamo, creiamo un nodo con Shift tasto destro del mouse, creiamo questo nodo, lo spostiamo col tasto G, provvediamo a unire alla dimensione dell'altezza la dimensione della misura riduci anta sotto, perché abbiamo detto che dobbiamo traslare in altezza, quindi aumentare la z della nostra anta, e dobbiamo passare questa nuova misura al divide che è qui. Togliamo questa vecchia, ecco che le ante si sono traslate. A questo punto, se noi rimettiamo a 0 il valore di riduci anta sotto, noteremo che le ante si ripristinano esattamente come erano in precedenza. Questo è utile perché in questo caso, se vogliamo dare per esempio la misura di uno zoccolo, possiamo ridurla con per esempio 2 cm, quindi 0.2, ecco che qui, oppure 4 cm, forse più visibile, ecco che qui si viene a creare il facsimile di uno zoccolo. Oppure possiamo comunque avere la libertà di ridurre l'anta quanto ci aggrada a noi. Questo è per quanto riguarda la riduzione delle ante partendo dal basso. Sistemiamo ancora meglio i nodi in modo da dare più spazio per quello che andremo a fare ancora. Ricordiamoci di rinominare questo nodo con rid sotto, cioè riduci sotto. Questo ci permetterà di capire a che cosa serve. A questo punto clicchiamo su riduci anta sotto e lo duplichiamo con il tasto più, quindi lo rinominiamo con il nome riduci anta sopra. A questo punto duplichiamo di nuovo il subtract, duplicate, perché questo ci darà la nuova misura del cube. Quindi non facciamo altro che collegare la misura del subtract precedente a quello nuovo e ricolleghiamo la voce riduci anta sopra al pin inferiore del subtract. Ecco, questa misura la andremo a dare alla z del cube. Ovviamente si tratterà di nuovo di ritraslare l'anta. Facciamo ancora un po' di spazio sui nodi. Col tasto Shift e il tasto destro del mouse creiamo il nodo e lo trasciniamo col G un po' più indietro e lo rinominiamo con riduci sopra. A questo punto duplichiamo il subtract
Ecco quindi che è possibile adesso ridurre anche l'anta da sopra.